La musica, voi quando andate ai concerti, l'ascoltate con quel meraviglioso organo che noi abbiamo, l'udito, voi ascoltate la musica. Come ascoltate la musica, ascoltate un discorso che fa qualcuno, però ben sapete che spesso noi stiamo ascoltando qualcuno, però stiamo pensando altrove. Succede la stessa cosa con la musica. La musica voi la mettete in casa per fare i lavori di casa, vi fa da colonna sonora mentre fate un viaggio, però non sentite la musica, quella cosa meravigliosa che abbiamo noi nel nostro corpo, nel nostro fisico, che è il sentire le vibrazioni che la musica dà. Ed è per questo che a me piacerebbe con voi condividere questo sentire della musica e mi piacerebbe tanto che voi a un certo punto mi dimostrate che anche voi, come noi, agonisti in questo caso della musica, sentite come noi la musica. La musica dentro di noi ce l'avete da quando siamo nati, nella pancia della nostra mamma, sapete, no? Lì il tum 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 tum, sentiamo il cuoricino nostro, poi man mano che cresciamo, i suoni che ci vengono dati da fuori, al di là di tutte le viscere lì, le cose che si muovono in pancia, tutto quello è ritmo, tutto quello è sound, sono suoni con cui noi cresciamo. A questo io mi riferisco quando dico di sentire la musica e non soltanto ascoltare la musica, perché la musica ce l'abbiamo tutti. La musica c'è nel vento, c'è nel passo, quando camminiamo, c'è il ritmo, no? Questo è un ritmo che poi diventa anche un balletto. Noi balliamo, ma da dove veniamo? Veniamo da un passo. E questo, se vogliamo andare nella storia dell'umanità, nella storia della musica, tutto viene da questi signori che sono la nostra, diciamo, antenati, i nostri antenati che con il femore di un mammut hanno iniziato a drim, brum, e l'altro ha iniziato a fare il passetto e da lì sono nati i balli, sono nati i ritmi che poi portarono nel corso della storia dell'umanità alla musica che oggi, come ben sapete, si è evoluta. Ma c'è nel vento, c'è nella pioggia, c'è in ogni elemento che ci circonda. Ed è per questo che io considero che non ci siano confini, rispettando il tema di questa sera, non ci siano confini tra il tecnico e il biologico. La musica ce l'abbiamo tutti, questa è una considerazione molto personale, però che ho constatato con tanti allievi che ho avuto nel corso della mia carriera. Se io vi dimostro adesso un fatto di sentire la musica rispetto agli elementi della natura, gli elementi che abbiamo dentro, vi ho dimostrato il passo, un vento, una pioggia, e capite quanta musica c'è intorno a noi, ma non ce ne siamo mai accorti, perché se voi studiate, ascoltate, sentite la musica, venite anche a conoscenza delle qualità interiori, biologiche, che vi ha concesso la natura, che semplicemente non avete sviluppato. Questa è una considerazione personalissima che adesso vi porterò a dimostrare.
Mi piacerebbe che adesso vi liberate, appoggiate per terra tutte le borse, sedetevi dritti, distendete le braccia proprio per aria sedute, e no, intorno al corpo, così. Esatto. Chiudete gli occhi e sentite la musica. Immaginate il panorama che volete, ma sentite Com'è stato il viaggio? A questo mi riferisco quando dico di sentire la musica, non di ascoltarla fisicamente e basta. A questo mi riferisco. Sapete, noi abbiamo dei battiti cardiaci che hanno delle velocità, no? BPM, si chiamano battiti per minuti. A seconda della velocità di un brano ci porta in una
sensazione, una emozione o un'altra, ed è per questo che è importante quando ci si è sotto ansia mettere un pezzo lento di stesso, o quando ci si vuole caricare, quando si è in palestra, mettere dei pezzi magari un pelino più carichi. Ed è per questo che a me piacerebbe adesso dimostrare a voi che questi limiti non ci sono nella musica, sono solo delle scelte. Chi sceglie di seguire la musica per mestiere, lavoro, approfondendo tecnica teoricamente, e c'è invece chi preferisce solo tenerla come diletto. Come ben sapete, la musica è ovunque, c'è nella nostra quotidianità, ci sono negli eventi, nelle cerimonie, matrimoni, battesimi, feste di compleanno, c'è nelle tutte le campagne politiche. Se non ci fosse un inno, non ci sarebbe una campagna politica magari con cui ci possiamo riconoscere, o piuttosto le religioni. Un giorno facevo una battuta con un amico: immagina il mondo senza musica, immagina il mondo, persino la Chiesa, immagina la Chiesa senza i cori, senza tutte le sue messe con la musica. E questo amico, questo collega mi rispose: non ci crederebbe nessuno. La Chiesa senza musica non ci crederebbe nessuno. Ed è per quello che io considero che la musica fa parte di tutti noi, e io invito a voi a sentire la musica, perché non ci sono limiti, ci sono delle barriere culturali per cui siamo nati in una o un'altra geografia, ma oggi quei limiti non ci sono più. Ed è per questo che io vorrei portarvi adesso su questo lato, diciamo, chiamiamolo teorico, e mi piacerebbe che voi con me facesti questo, che io determino la dimostrazione di che quello che è stato detto stasera è stato da voi assorbito, e voi mi dimostrerete che così è stato. Grazie Venezia, grazie Mestre, grazie.